Il sole scivolava lento dietro le cime frastagliate delle prealpi, tingendo le acque del lago di Como di sfumature arancioni, rosa e viola. L'aria, già fresca di un inizio autunno, pizzicava le mie guance, ma il tepore del maglione di lana mi avvolgeva come un abbraccio. Mi ero sdraiata sull'erba morbida e ancora verde, le dita affondate tra i fili umidi, guardando le piccole onde infrangersi pigre sulla riva rocciosa. Era il mio 22° compleanno e avevo scelto di passarlo qui, in solitudine, a riflettere. Un luccichio insolito catturò il mio sguardo. Non era il riflesso del sole, troppo basso per creare un punto così brillante e concentrato. Mi sollevai sui gomiti, poi gattonai un paio di metri. L'erba frusciava sotto il mio peso. Una bottiglia di vetro, di quelle dalla forma panciuta e il collo lungo, fluttuava a pochi centimetri dalla riva. Non era una bottiglia di plastica moderna, né una di quelle che si usano per l'acqua minerale. Il vetro era spesso, quasi verde, e il tappo di sughero, annerito dal tempo, era sigillato con della cera scura. Dentro, un rotolo di pergamena, legato con un nastro rosso sbiadito, danzava pigro nell'acqua che si era insinuata all'interno. Un brivido mi corse lungo la schiena. Non erano solo i 22 anni a rendermi così incline al romanticismo. Era l'atmosfera, il lago, la promessa di un segreto. Allungai un braccio, la punta delle dita sfiorò il vetro freddo. L'acqua era gelida. Tirai la bottiglia verso di me, la sollevai con cautela. Pesava, era piena d'acqua fino a metà. Il tappo però sembrava tenere ancora. Tornai a sedermi sull'erba, la bottiglia stretta tra le mani. Il cuore mi batteva un po' più forte. Un messaggio in bottiglia. Quante volte l'avevo letto nei libri, sognato nei film, ma era reale, tra le mie mani. La cera si sgretolò sotto la pressione del mio pollice. Il tappo, con uno schiocco umido e sordo, si liberò. Un odore di muffa, di legno bagnato e di qualcosa di antico mi salì alle narici. Rovesciai la bottiglia con delicatezza. Il rotolo di pergamena scivolò fuori, inzuppato ma ancora intatto. Il nastro rosso, sebbene scolorito, manteneva la sua forma. Srotolai la pergamena con la massima attenzione. La carta era spessa, quasi ruvida, e le parole, scritte con un inchiostro marrone scuro, erano un po' sbiadite in alcuni punti, ma ancora leggibili. La grafia era elegante, fiorita, di un'altra epoca. Mio dolce amore, le tue labbra sono il ricordo più caro, il sapore della nostra ultima notte. La luna, testimone silente, ha illuminato i nostri addii e ha raccolto le mie lacrime mentre ti allontanavi. Ogni giorno senza di te è un'eternità, un'attesa straziante. Il lago, così vasto e profondo, porta con sé i miei sospiri e le mie speranze. Torna presto, amore mio.
Ogni alba è un tormento, ogni tramonto una preghiera. Il mio cuore ti appartiene, ora e per sempre. Tua, Adele, 22 settembre 1923. Il respiro mi si bloccò in gola. 1923, 100 anni esatti. La lettera era stata spedita lo stesso giorno, un secolo prima. Un messaggio d'amore, congelato nel tempo, affidato alle acque del lago. Le parole risuonavano con una disperazione così palpabile che sentii un nodo stringermi la gola. Adele, chiunque fosse, aveva amato con un'intensità che travalicava il tempo. La sua attesa, la sua speranza erano ancora lì, imprigionate in quella pergamena. Non era una semplice curiosità. Era una missione. Sentii il peso di quella storia, il dovere di darle un finale, o almeno di scoprire cosa ne fosse stato. Doveva esserci un nome, un destinatario. Un amore così grande non poteva svanire nel nulla. Il giorno dopo, la mia gita al lago era un lontano ricordo. Sedevo tra pile di polverosi registri anagrafici nell'archivio comunale di Como. L'odore di carta vecchia e inchiostro sbiadito riempiva la stanza. La signora Rossi, una donna minuta con occhiali appoggiati sulla punta del naso e un'aria perennemente sospettosa, mi aveva guardata con un misto di incredulità e fastidio quando avevo spiegato la mia ricerca. «Una lettera in bottiglia?» aveva ripetuto, la voce stridula. «E lei vuole che io trovi i nomi di 2 innamorati di 100 anni fa? Signorina, qui siamo all'archivio, non a un'agenzia matrimoniale». «Capisco che sembri strano», le dissi, cercando di mantenere un tono calmo e persuasivo. «Ma la data è precisa, 22 settembre 1923, e la lettera parla del lago, di Como. Forse c'è un nome, un cognome comune, qualcosa che possa aiutarmi a risalire a questa Adele e al suo amore». La signora Rossi sospirò, ma qualcosa nel mio sguardo, forse la determinazione, forse la pura follia, la convinse a indicarmi una sezione di scaffali. «Provi qui, tra i registri di stato civile di quel periodo, ma non si aspetti miracoli. La gente andava e veniva, e non tutti lasciavano tracce così, poetiche». Passai ore, i miei occhi bruciavano. Nomi, date, matrimoni, nascite, decessi. Il 1923. Un anno di cambiamenti, di speranze e di dolori. Scorrendo le pagine ingiallite, cercavo un nome, una traccia. Adele, un nome comune, ma forse abbinato a un cognome, a un evento. Poi una riga attirò la mia attenzione. Un matrimonio, registrato il 15 ottobre 1923. Adele Moretti e Marco Rossi. Il cognome Rossi era così comune, ma la data è poco dopo la lettera e il nome Adele. Un'intuizione, più che una certezza, mi spinse a cercare oltre.
Scorsi i registri dei nati, dei morti, dei residenti. Trovai un Marco Rossi, nato a Como nel 1898, e una Adele Moretti, nata nel 1900, anche lei di Como. Le date combaciavano, l'età era plausibile. La mia indagine si fece più intensa. Cercai necrologi, vecchi articoli di giornale. Trovai un breve trafiletto su un giornale locale del 1923 che parlava di un giovane Marco Rossi, arruolato per un periodo di servizio militare obbligatorio in una guarnigione lontana prima di tornare a Como per sposare la sua amata. Il pezzo accennava al loro amore, definito un legame profondo e indissolubile. Signora Rossi, chiamai, il cuore che mi martellava nel petto. Ho trovato qualcosa. Adele Moretti e Marco Rossi si sono sposati il 15 ottobre 1923. La signora Rossi si avvicinò, curiosa nonostante la sua aria burbera. Moretti e Rossi? Certo, i Rossi sono una famiglia antica qui, ma Marco e Adele non mi dicono nulla di specifico. C'è un necrologio di Marco Rossi del 1975, dissi, indicando un altro registro. E uno di Adele Moretti, del 1982. Sono stati qui per tutta la vita. Ah, beh, allora sono i Rossi del Lungolago, disse la signora Rossi, un barlume di riconoscimento negli occhi. Avevano una piccola bottega di souvenir e un affittacamere. Gente per bene. Hanno avuto una figlia, se non ricordo male. Emilia Rossi. Emilia Rossi. Il filo si faceva più spesso, più tangibile. Cercai i registri di nascita e matrimonio per Emilia. Trovai il suo matrimonio con un certo Giovanni Bianchi nel 1950 e poi la nascita di una figlia, Laura Bianchi, nel 1952. Laura Bianchi. Era lei, la nipote. Con un indirizzo e il nome in mano, lasciai l'archivio, la lettera di Adele stretta nella tasca interna del cappotto. Il sole era già tramontato e le luci di Como si riflettevano sul lago, tremolanti come stelle cadute. Il giorno dopo, un indirizzo civico mi portò in una stradina acciottolata, appena fuori dal centro storico. Una vecchia casa dalle persiane verdi e i gerani rossi alle finestre. Un'anziana signora e i capelli candidi raccolti in uno scignon ordinato stava annaffiando i fiori. La pelle era segnata dal tempo, ma i suoi occhi, di un azzurro chiaro, brillavano di una vivacità inaspettata. «Buongiorno», dissi, il cuore in gola. Cercavo la signora Laura Bianchi. La donna si raddrizzò, la schiena un po' curva. «Sono io. Posso aiutarla?» «Mi chiamo Rebecca. Ho trovato una cosa e penso che potrebbe interessarle. Riguarda i suoi nonni, Adele Moretti e Marco Rossi». Il nome dei nonni le fece sollevare un sopracciglio. Posò l'annaffiatoio.
I miei nonni. È strano. Sono passati molti anni. Tirai fuori la lettera. La pergamena, protetta da un sacchetto di plastica trasparente, era ancora umida, ma le parole erano chiare. Ho trovato questo ieri, nel lago, una lettera in bottiglia, spedita esattamente 100 anni fa. Laura prese la lettera con mani tremanti. I suoi occhi azzurri si posarono sulla grafia. Un'espressione di profonda sorpresa, poi di commozione, le attraversò il viso. Questa è la grafia di mia nonna Adele, sussurrò, la voce rotta. La riconosco, scriveva sempre con questi riccioli, questi svolazzi. La data è del 22 settembre 1923. Le spiegai. Parla di un addio, di un'attesa per il suo amore. Laura si sedette sulla panchina di legno accanto ai gerani, la lettera stretta tra le mani. Le lacrime le scesero silenziose lungo le guance. Mio nonno Marco fu chiamato a fare il servizio militare. Non era una vera guerra, ma un addestramento lontano, per quasi un mese. Mia nonna gli scriveva lettere ogni giorno, ma non credo che lui le abbia mai ricevute tutte, e lui non poteva scriverle, era disperata. Questa lettera, le dissi, non è mai arrivata. È rimasta nel lago per un secolo. Laura guardò la lettera, poi alzò lo sguardo verso di me, un sorriso malinconico sulle labbra. Mia nonna Adele e mio nonno Marco si amavano così tanto. Erano l'esempio perfetto di amore. Non li ho mai visti litigare. Nonno Marco le portava sempre un fiore fresco dal giardino ogni mattina, anche dopo 50 anni di matrimonio. Un silenzio carico di emozione si diffuse tra noi. Il rumore lontano di un clacson, il cinguettio di un uccello. Nonno Marco tornò, continuò Laura, la voce più ferma. Si sposarono, come aveva promesso. Hanno vissuto una vita piena, felice, proprio in questa casa. Hanno avuto mia madre, Emilia, e poi sono arrivata io. Nonno Marco scherzava sempre. Diceva che non aveva mai visto nessuno aspettare il suo ritorno con tanta ansia come Adele. Ma non sapeva di questa lettera. Non sapeva che la sua Adele aveva affidato al lago un pezzo della sua anima. Le porsi la bottiglia di vetro. Era pulita ora, l'acqua interna era stata svuotata. Ho pensato che forse le sarebbe piaciuto tenerla. È un pezzo della loro storia. Laura accarezzò il vetro liscio, i suoi occhi lucidi. È incredibile, un messaggio dal passato che arriva a me. È come se mi stessero parlando, adesso. È un amore che ha sfidato il tempo, risposi, e sentii il calore di quelle parole diffondersi nel mio petto. Laura si alzò, stringendo la lettera e la bottiglia al petto. Mi ha fatto un regalo inestimabile, Rebecca. Grazie, grazie di cuore. È stato un onore, dissi, un nodo in gola. Vuole un caffè? Mi chiese Laura.
un piccolo sorriso. O forse un tè. Le racconterò altre storie su di loro. Erano persone speciali. Accettai. Sedute nel piccolo salotto, tra fotografie ingiallite e mobili antichi, Laura mi raccontò la vita di Adele e Marco. Ascoltai ogni parola, ogni aneddoto, sentendo un legame profondo con quelle due anime che non avevo mai conosciuto. Era come se il loro amore così potente avesse trovato il modo di raggiungere il futuro, di toccare me, una sconosciuta, e di tornare alla loro famiglia, portando con sé un secolo di attesa e di speranza. Lasciai la casa di Laura con il cuore leggero. Il sole stava calando di nuovo, ma questa volta non ero sola con i miei pensieri. Portavo con me una storia, un segreto svelato, e la consapevolezza che l'amore, quello vero, ha la capacità di superare ogni barriera, persino quella del tempo. Il lago, silenzioso e antico, aveva custodito quella promessa per 100 anni e ora, finalmente, l'aveva restituita. E io, Rebecca, ero stata solo il tramite, la messaggera di un amore eterno. Voi avete mai trovato una lettera